Abbiamo iniziato per Dana. Ciao Monica. Ciao. 5, 4, 3, 2, 1. Ci ha portati a una fiera tipo di paese, a una festa di paese, e sembra che tutti quanti siano mascherati, ad eccezione di lei che è una bambina in questa immagine che ci propone. Non mascherata. Esatto. Chi è mascherato di qualcosa, da qualcosa di particolare o... Allora vedo alcune tipiche maschere di carnevale, no? Tipo Pulcinella, Arlecchino. Altri sono un po' di costumi di fantasia, però non riesci a vedere i loro lineamenti reali. Lei è l'unica riconoscibile. Esatto. Ti dà l'autorizzazione? Sì, tra l'altro una bellissima bambina con i capelli biondi, un vestito carino, però è molto smarrita, e l'autorizzazione ce la dà Dana adulta. Che è dove rispetto alla bambina? È come se adesso si fosse materializzata e sta appoggiando le spalle sulla mano di questa bambina per darle sicurezza, per infonderle anche un po' di chiarezza, perché c'è molta confusione in questa bambina. Va bene. Vibrazione di Dana. 2,5 miliardi. Consapevolezza. 128. Anima. 40. Vite. 1978. Capacità medianiche espresse dalla percentuale di cervello utilizzata. 8,8. Suscettibilità ipnotica. 30. 3, 4D. 73. 3D. Quanto era nella 3D Dana quando aveva 5 anni? Allora, mi fa vedere una grande connessione con la natura e anche con gli spiriti elementali, però una scarsissima connessione con il mondo reale. Direi 33, perché è un po' difficile, sono dei parametri diversi quando si è bambini rispetto a quando si è adulti. E quando aveva 20 anni? No, 75. Siamo lì, va bene. Entità eteriche di Dana. Andiamo subito al punto. Senti, mi propone alcune immagini che sembrano proprio ricordare il mondo dell'infanzia, perché penso che lei sia in parte molto legata alla sua infanzia, in parte è un'infanzia anche idealizzata, per certi aspetti, e non del tutto vissuta. Del secondo universo mi propone tipo Fred Flintstone con la clava, sai quello, gli antenati. Mm? E poi c'è un topo molto ciccione, anche questo un po' fumettoso. Per il primo universo c'è un rapace, poi tipo dei militari sloveni, slovacchi. E, e poi ci sono tipo come se fossero degli alieni che sembrano gli snorchi, sai queste creaturine che Sì. stanno sotto il mare, che hanno quella in testa, questa specie di cannuccia di tubo. Mhm. Mm. E poi c'è un ragno come aracnoide e 3 EDL. Ma un sacco di roba. Il ragno è del primo? Sì,
sì, sì. Mentali. Allora, io ne vedo tre. La prima si chiama Prima o poi, che è una specie di ansia, preoccupazione ehm, per ciò che verrà, per alcune questioni del futuro. Spesso è immotivata. Spesso lei va in ansia, preoccupandosi di non farcela, ma questa ansia non ha un reale fondamento. E io direi che questo qui è un livello 5. Poi c'è chiacchiere che me lo dà in due modi. Da un lato è come se lei avesse un po' paura del giudizio di alcune persone, delle loro parole. E dall'altro è come se lei incontrasse persone che fanno tante parole, tante chiacchiere, però pochi fatti. Mm. Direi 4. Poi c'è parafulmine. Direi tra il 5 e il 6, ed è come se lei si assumesse una serie di responsabilità, di colpe, che in realtà non le competono, anche di compiti che non la riguardano, ma lei li fa suoi. E questo fa sì che lei come donna e come essere umano si metta da parte e metta avanti le esigenze degli altri e si trovi a soddisfare le esigenze e le richieste di queste persone piuttosto che le proprie. 5-6, parafulmine. Più 6 o 5? Direi più 6. Impianti. È come una specie di serpentina sulla testa. Seno destro. Seno in realtà in generale, però diciamo mi spicca di più la parte destra, così come la spalla e il braccio destro. E poi è come se io vedessi questa è un po' difficile da spiegare, perché è come se ci fosse una ferita che è stata suturata male e che va dai genitali all'ombelico. Mhm. Come se, siccome appunto lei ha detto che ha avuto solo parti naturali, come se ci fosse stato un tentativo di alcune gravidanze eteriche. Quante? Secondo me 3. Fisiche? Cioè eteriche ma con un risvolto fisico? Cioè, tipo che una poteva essere andata male già dopo poco. Le altre è come se non fosse attecchito bene la cosa, però il tentativo c'è stato. Chi ha condotto l'esperimento? Questi snorchi con Fred Flintstone del secondo universo. Chi sono questi Snorkis e Fred? Questi snorkis me li dà appunto come, non so, degli alieni umanoidi. E Fred Flintstone è come se mi desse proprio l'immagine di Moloch, uno dei personaggi di Moloch, diciamo, no? Che lui tira fuori, sai, per i bambini, ogni volta magari un personaggio differente, no? Mhm. E come se mi desse anche un po' l'equivoco, no? Hai presente la mazza? Così. Come a rappresentare un adulto un po'
capito, un po' Cavernicolo. libidinoso, sì, anche Ah, ok. entrambe le cose, anche cavernicolo, sì, Qual o è la grezzo. causa esoterica della bassa frequenza di Dana? La prima causa, un po' tutto l'insieme ovviamente, ma qual è la principale? La l'incomprensione. Lei si sente molto incompresa. Contrariamente a quello che magari io avrei pensato, che potesse essere attribuibile, no, ai 2 Cinivac. Mhm. In realtà la sua bassa frequenza è soprattutto dovuta a questo, al fatto che lei si sente molto poco compresa. Da tutti. Allora, specialmente dal marito, però complessivamente lei ha proprio bisogno di ritagliarsi un suo mondo che è nei sogni, che è nella natura, eccetera, perché sì, di base ha fatica per farsi conoscere veramente per com'è. Cinema, marito, 2 figlie. Non so perché il marito viene con un quaderno e una penna, come se dovesse prendere gli appunti, no? Lo vedo forse ecco un po' pesante, un po' rigoroso, un po' anche molto legato a delle regole fisse. Mm. Le 2 figlie, la giovane e la più grande. Allora vengono con grande affetto, però è come se anche loro fossero state abituate ad aspettarsi qualcosa dalla madre. Ok? Quindi anche al di là cioè, tutti noi dovremmo comprendere che siamo altro rispetto al ruolo, ok? Invece è un po' come se le figlie fossero abituate a vederla come madre, punto. Mhm. Invece l'esigenza molto profonda di Dana è di essere vista come essere umano, nella sua più intima essenza, a prescindere, no, dai suoi ruoli, che tra l'altro lei svolge anche molto bene. Chi vedi più consapevole, la grande o la piccola? Mi dà una vestita sportiva, però non lo so dirti. Dana è la più grande o la più piccola? La grande, ok. C'è qualcun altro che viene da solo nel cinema? Allora, c'è una collega donna, forse anche lei ha fatto una certa battaglia. Aspetta, non ho capito perché. Oh, ma è stranissima sta cosa. Mi vengono delle persone che praticamente eh, hanno seguito un delitto molto importante che è avvenuto lì a Perugia. Era una studentessa, no? Mhm. È come se queste persone hanno avuto l'interesse a seguire questa cosa qui e allo stesso tempo si sentissero vicine animicamente a lei. Sai che non mi ricordo l'omicidio? Penso che sia Meredith. Ah, Kercher. Ah, ok, ok, sì. E quindi l'americana? Quello lì? Ah, Forse inglese, non mi ricordo se era Sealing. americana o inglese. No, era americana, mi sembra, no? Inglese era la presunta assassina. E poi c'era Raffaele che è italiano. Mm, mm. Sì, l'assassina mi sembra proprio americana. Non lo so, sono sempre rimasto fortemente disinteressato a tutte queste cose, francamente. Tutti sono molto interessati. C'è una signora che vuole che si faccia un'indagine su uno di questi omicidi, non questo.
Questo qua E però è proprio un sacrificio, cioè sì, sì, i sì. ragazzi sono stati pilotati a fare. Vuoi fare un'analisi? No, 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 no. Ok, sono venuti nel cinema. Va bene. Portale aureo, nonno materno. Mi viene oasi di pace. La parola oasi di pace. Probabilmente rappresentava veramente un momento in cui si potevano riposare le orecchie e i pensieri di Dana. C'erano litigi Mhm. per lei. Monica è andata via l'immagine di tutte e tre per un secondo, è tornata e io ho mancato alcune tue parole. Mm. Che è successo? Quasi mai è successa una cosa simile. Un grosso calo di connessione o di tensione. È come se Dana stesse rimettendo insieme i pezzi della sua vita ed è come se ci fosse questa oscillazione, diciamo così, no? Proprio dell'energia di Dana. Cioè sento a tratti una grandissima partecipazione, poi è quasi come se, tra virgolette, svenisse e poi di nuovo sale su. E la Quindi connessione segue. Queste, sì. è svenuta in quel momento. Sì, è come se fosse precipitata, perché alcune cose non ha ovviamente piacere, no, a riviverle. Mm. Lei non è che non è stata molto amata come bambina. Con tutto che è riuscita a crearsi un suo mondo ideale, però nella realtà è stata trascurata. C'erano altre cose più importanti di lei e lei è abituata a considerarsi così, ad essere meno importante di altre persone, di altre questioni e di mettersi sempre in secondo luogo e di trarre il proprio benessere da delle situazioni che si crea lei, dei suoi ritagli, dei suoi spazi. Nonno. Il nonno mi sembra quasi, non so per dirti, il nonno di Heidi, Mm. quindi amorevole che va a coprire quasi tutte le figure familiari, no? Perché il nonno di Heidi era un po' così, visto che lei, Heidi come punto di riferimento aveva solo lui. Cosa le dici? Viene dal portale o non c'è ancora dentro? Sì, si viene dal portale perché lo vedo anche come un uomo buono, accogliente. Cosa dice? È tempo di amare, è tempo di ricordare, di lavare via tutto e di amare. Non lo so se sono stati a una recita scolastica insieme, perché mi ha portato come se fossimo, eh, c'è un teatro, mm, un piccolo palcoscenico. Non Mhm. so se questa appartiene a un loro ricordo. O un'immagine simbolica. Mm. Cosa dice Dana al nonno? Le fate sono mie amiche. Qualunque cosa sia stata. Non so perché. Che dice così? Mm, Non sai perché. no. Dana, tua mamma è viva? Ok, la chiamiamo nel cinema. Non so se realmente fumasse, però mi viene con quell'aria, sai, di una persona un po' distratta, impegnata in altro. La Eh, mamma. la madre, sì, sì. Anche come se in un certo senso si scaricasse di dosso, no, questa responsabilità, ecco. Mm. Però c'è
e sullo schermo del cinema proiettato il nonno, cioè suo padre, nonno materno. È come se non lo riuscisse a vedere. Lo so che giustamente tu intendevi questo, no? È come se avesse proprio la testa e la propria consapevolezza impegnata in altro. Bene, messaggio diretto del nonno alla figlia. Il risveglio non è per tutti, lo so. Lei percepisce il messaggio, si ferma, guarda lo Sì, schermo. sì. Ehm, per un attimo e poi ritorna distratta. Va. Battuta finale, tornando ad Ana e il nonno. È come se andasse a recuperare quella bambina che abbiam visto all'inizio nella festa di paese ehm, e la solleva su facendola diventare alta come gli altri adulti. E quindi lei è come se acquistasse in quel momento un po' più di sicurezza. Mhm. Le sorride e poi va via nel portale aureo. E lo chiudiamo. Mm. Monica, causa esoterica della stitichezza. È come se lei stesse facendo resistenza a delle emozioni e dei pensieri che sorgono dentro di lei, ma non li vuole accogliere. Ha talmente tanto paura di fare uscire questi pensieri, queste emozioni, quindi di guardarli, che li tiene dentro. Alcune di queste cose riguardano anche un pensiero di separazione dal marito. Ma è una cosa che le crea molta ansia, no? Molta difficoltà, va proprio in affanno, quindi tiene dentro, non fa uscire. Trattiene. Mm, mm, mm. Monica, Dana e le piante. Sì, da bambina proprio la vedo che era, era un dialogo, era un gioco, era proprio un'amicizia quella, in cui lei era anche lei in certo senso una specie di fatina, no? Un elemento perfettamente integrato all'interno. E siccome lei era una bambina, riusciva proprio a percepire, no, i sussurri della natura. Diventando grande, un po' ha perso questa connessione così diretta, così pura, spontanea, però questo legame è rimasto veramente forte. E per lei il vero conforto in ogni modo, sia fisico che psicologico, è dato proprio dalla connessione con le piante in tutte anche le loro versioni e trasformazioni, no? Che possono essere gli oli essenziali, che possono essere i profumi di determinate piante, erbe, fiori, il vederli, il toccarli, lo Perché? sfiorarli. È come se in un certo senso fosse stata le sue frequentazioni principali, quelli che veramente riuscivano. Le piante hanno uno spirito, ed è proprio come se fossero in grado di comprenderla, ok? Di consolarla, di tenerle anche molta compagnia e allegria. E lei ha conservato quindi questo legame e gratitudine, anche riconoscenza. Mm. Ok, li chiamiamo nel cinema le piante? Sì, sì, viene
primo non so perché è arrivato il tiglio. È arrivato un tiglio, poi è arrivato tipo come un bosco di conifere, fiori di ogni genere e tipo. Adesso mi è venuto tipo il tarassaco perché è proprio giallo che spicca. Il faggio, castagno. Stai bevendo una tisana a base di tiglio? Giusto, ok. Ah, ecco perché è arrivato primo il tiglio. Hai in Ehm, mano una tisana, olio essenziale, non so. mm, mm. Anche c'è la betulla che proprio fa vedere, no, il suo bel fusto bianco. Anche delle rose con un profumo veramente intenso, inebriante, che mette gioia. Cosa dicono le piante, Adana? Grazie per l'invito? Ehm, Siamo sempre con te. Anche adesso non poteva essere altrimenti. Va bene. Monica, causa esoterica della scelta dell'Italia di Dana. È come se ci fosse una vita che è stata prematuramente interrotta, in cui lei tipo faceva delle ricotte di pecora. Ehm, Deve essere Italia. successo tipo, sì, 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 sud. Ehm, è successo qualche tipo di incidente. Mm. E lei è come se si fosse dispiaciuta di aver interrotto quella vita lì. E ha voluto ritornare un po' più giù rispetto a dove abita, però. Ehm, e ha voluto ritornare lì. Mhm. Donna o uomo? La donna. Cioè Causa, ragazza, è mm. morta presto. Causa esoterica, Monica, dei due Cinivac. Mm. Sì, guarda, ti devo dire anche che mi viene proprio il progetto Croce Rossina per sempre, perché è come se lei veramente anteponesse il bene degli altri al proprio bene. Lei è arrivata, e mi ricollego anche all'entità mentale parafulmine. Mhm. Lei arriva a sacrificare se stessa, le cose in cui crede, e le crede non solo di testa, ma le sente proprio nel corpo per delle preoccupazioni, e mi ricollego all'entità mentale prima o poi, prima di tutto infondate. Poi secondariamente è come se lei ritenesse che il bene degli altri è superiore al suo, per cui il fatto di doversi occupare a tutti i costi della famiglia. Ehm, Adesso poi viene da dire una cosa che può sembrare un po' dura, però, cioè, nel senso, no? Durante la psicopandemia nessuno è morto di fame, no? Quindi quella è proprio una falsa preoccupazione, mentre invece poi molti stanno perendo per altre cause, no? Mhm. Conseguenti ai Cinivac. Per cui di fatto anche lei è stata vittima, no, di questo tipo di preoccupazione e sollecitudine infondata, ma questo perché lei è sempre stata abituata a non amare se stessa, e a preoccuparsi di soddisfare quello che chiedono gli altri, a soccombere alle pressioni degli altri. Però, per come sto vedendo io, cioè in realtà lei è riuscita a tutelarsi abbastanza bene, anche appunto grazie a tutte le sue erbe. Ha avuto delle alleate. Qual è la situazione del corpo di Dana? Allora, forse qualche cosa, adesso non so se lei ha accusato dei problemi, una pesantezza di circolazione. Mhm. Eh, Questo io vedo. Ok, ma qual è la situazione, diciamo, nella disattivazione degli effetti? Lei può disattivare gli effetti?
È molto particolare, perché è come se lei avesse incastrato 2 livelli. Ha incastrato un livello, chiamiamolo fisico, quindi questo Cinivac è entrato all'interno del suo corpo, e un livello, diciamo, psicologico, ehm, emotivo. Per cui lei è come se provasse un forte senso di rifiuto anche verso se stessa. Cioè non solo verso questa situazione, verso il marito che l'ha obbligata, le ha fatto forti pressioni, tutto il contesto che le faceva forti pressioni, ma anche in qualche modo verso se stessa. Ok? Se noi adesso andiamo a sganciare tutte queste specie di rimproveri barra sensi di colpa, io vedo che fondamentalmente è come se lei lo potesse smaltire. Ma non l'ha smaltito. No, non ancora. È perciò che io vedo questa specie di ristagno, che è sia un ristagno intestinale, quindi lei fa fatica ad evacuare, ma lo vedo anche come ristagno di circolazione. Dov'è adesso il Cini? Nel sangue? Nel corpo? Ovunque? Sì, perché è come se lo vedessi più che altro appunto verso le gambe. Qual è, Monica, la scelta animica, in generale, non solo Dana, di chi ha scelto il Cini e poi si è pentito? Ognuno doveva vedere qualcosa, quindi è difficile fare un discorso generale. Mhm. Perché quelli che hanno ceduto, dipende, perché poi qualcuno ha ceduto come lei, mettendo avanti gli altri a se stessa. Mm. Ehm, quindi nel caso di Dana è proprio comprendere questo. Ehm, non c'è niente che puoi mettere davanti a te stessa, alle cose in cui credi, alle cose che senti visceralmente, e fidarti che il gioco è tuo. Se tu ti fidi che il gioco è tuo, poi si incastrano delle situazioni che ti sono di supporto, che ti aiutano. Ma se tu rimani vittima della terza dimensione, delle forze oscure, e quindi abbassi la testa, eccetera, sei tu che ti incastri e ti blocchi da sola nel gioco. Tu devi darti la possibilità di uscire dal gioco. Quindi avendo fiducia nella tua essenza divina, che ce la fa a risolvere qualunque cosa. E questo per lei è un grandissimo insegnamento. L'ha capito adesso. Sì, anche grazie al fatto che siamo andati a ripescare la sua infanzia, in cui purtroppo la responsabile totale della sua vita era solo ed esclusivamente lei. Lei non poteva mai fare affidamento su nessuno. Tutto quanto era sulle sue spalle, l'educazione se l'è data praticamente da sola, le scelte le ha prese completamente da sola. Grazie a questo fatto lei ha compreso che non è che il primo che è entrato nella sua vita e che in qualche modo le ha dato una forma d'amore, allora hai capito, lei si dovesse sottomettere, ma che lei può continuare a nutrire così da sola se stessa, senza sentirsi in nessun modo sola. Bene, cosa fa il marito davanti a questa analisi dei Cini nel cinema? È come se lui fosse convinto che a noi sfuggono delle cose. Cosa? Come se lui fosse convinto che a noi sfugge, per esempio, la gravità che aveva questo virus. Era grave? Ma no. Era un'influenza mortale? Nelle prime fasi in cui effettivamente si è ingegnerizzato questo virus, è vero che su alcuni aveva un effetto devastante, però di fatto questa manipolazione è durata un paio di mesi. Perché poi si è dissolta un po' naturalmente, no? Come beccava soprattutto i polmoni? C'è una correlazione tra tabagismo e effetti devastanti di questa influenza? Anche pregresso,
Uno che ha fumato tutta la vita è da 5-6 anni che non fuma più. Sì, certo, l'obiettivo ovviamente da parte di queste forze è non farci respirare o farci respirare molto male. Quindi diciamo che il tabagista è già una vittima conquistata per loro, e pertanto ovviamente il virus attecchiva poi maggiormente. Mhm. Però era già una vittima conquistata, hai capito? L'obiettivo era conquistare delle vittime che respirassero bene e farle respirare male e morire. Monica, 2 sogni, molto simili. Si toglie dalla bocca gola 2 grovigli di capelli. Il primo sono biondi, nel secondo sono insanguinati, forse biondi, no, E insanguinati. io ho preso questo, cioè, poi posso sbagliarmi, eh? Cioè, io ho visto che erano i suoi capelli di quando era bambina che erano molto chiari. Ed è come proprio una specie di ricordo, spiacevole ovviamente, doloroso, che ha fatica a essere espresso, a essere estratto proprio. Quale? Ok? Quindi la sua anima sta cercando così metaforicamente, con questo linguaggio onirico, di farglielo vedere. È come Quale se si ricordo? fosse, è come se si fosse affidata, ehm, io penso più che altro a una persona, no? Che l'ha un po', non so come dirti, anche confusa, perché è come se non ci fosse stata non c'è stata una violenza vera e propria, no? Ma è come se ci fosse stata una sorta di molestia, ehm, e quindi in questa, non so come dirti, in un clima di ambiguità, ok? Che però lei ha vissuto ovviamente in maniera molto pesante, anche per il fatto di non riuscirla a qualificare, perché è più facile qualificare una violenza rispetto a una molestia. Quindi vivendo proprio anche con questo senso di Frustrazione? sì, frustrazione, e poi questa persona gli ha detto non lo dire a nessuno, no? Infatti lei ce l'ha in gola questi capelli. Perché insanguinati? Io penso proprio che insanguinati si riferisca al dolore che lei ha provato intorno a questo. Che ci sia stato sangue reale, non lo vedo, son sincera. Però sicuramente che per lei sia stato un sanguinamento interiore, sì. Va bene. Monica, esiste la fiamma di Dana? È come se me lo portasse in un paesino piccolo, della città in cui lei abita. Mhm. Tipo come se fosse appassionato di, ehm, sì, diciamo di arte, di architettura più che altro medievale. E cosa separa questo uomo da Dana? Mi sembra che lui sia molto studioso, quindi diciamo che dedica molto del suo tempo proprio a questo. Ehm, ma poi c'è il punto è che Dana deve liberarsi interiormente. Mm? Mhm. Come la vedi? La vedi intenzionata a farlo? Parzialmente. Lasciamola agire da sola con questo parzialmente. Vediamo cosa fa. Mm. È come se volesse prendere per mano questa bambina, che è lei poi da piccola, Mhm. come se in un certo senso le volesse fare da genitore.
visto che lei dei genitori, cioè li ha avuti, però di fatto non è che hanno svolto un grande ruolo, no? Come genitori, proprio abbandonata a se stessa lei. Quindi è come se la volesse proprio recuperare e sentire che nel momento in cui lei si riunisce a questa bambina, ha più forza, ha più coraggio, quindi vanno insieme al cluster, mano nella mano. Andiamoci. È come se fossimo in un bosco di notte. Quindi come se prevalesse in un certo senso il sentimento di paura, di non sentirsi protetti, di non sentirsi sicuri, di non sentire che c'è qualcuno che provvede a te. Vedo proprio tutte le minacce del bosco. Lupi, Sì, buio. lupi, sì, uccelli che possono attaccare, poi si può anche inciampare, farsi male, no? Ci sono anche gli alberi minacciosi. Sì, esatto. Ma lei li ama gli Era alberi. vero, è come se fosse qua tutto trasfigurato. Quindi un contesto che lei amerebbe tantissimo, perché il bosco per lei è proprio l'ideale, però è qua, è come se ci fosse l'altra faccia della medaglia, no? Di questo stesso bosco. Mm. Una voce fuori campo dice: Dana, tutto quello che hai intorno l'hai creato tu. Sì, Se esattamente non ti così. piace, creano diversamente. Mm, esattamente. Ecco che questa versione è come se lei non l'accettasse più. È come se lei non volesse più avere paura, no, della vita, perché alla fine il bosco quasi rappresenta la sua vita, no? Lei non vuole più aver paura della vita. Quindi sceglie di buttare via questa versione qui del bosco e immediatamente dopo ne rimpiazza una nuova, il primo albero che vedo, anche se non è molto da bosco, però ha sembra delle mele, non so, delle nespole, non lo so. Un melo, un nespolo. Mm. Mhm. Mm. Sì, sì, È ma va come se bene. fosse il suo ad eternum, questo qua. Magari selvatico. Mm. Esatto, esatto. Esatto, sembra un melo selvatico, esatto. Meline piccole. Sì, 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 sì. E questo melo è l'ad eternum. No, ho Esatto, capito male, sì. giusto. Cosa rappresenta archetipicamente il melo, la mela? Ma mi viene una mela rossa, no? Mm. Fa vedere l'evoluzione umana. Mi fa vedere il rosso fuori, bianco dentro e il nero dei semi, no? No? Questa è la stessa cosa che vedono gli alchimisti. L'opera al nero, l'opera al bianco, l'opera al rosso. Le tre fasi che noi come esseri umani dobbiamo attraversare per l'evoluzione. In altre parole? La terza, la quarta e la quinta dimensione, in altre parole direi, no? La terza dimensione è il nero, diciamo così, no? La quarta dimensione è il bianco e la quinta dimensione dove noi fondiamo l'anima e lo spirito, davvero completamente, in maniera Rosso. molto matura. Sì. C'è una parte di Dana già nella quinta. Sì, a sprazzi ovviamente, non costantemente assolutamente no. Mi fa vedere in alcuni momenti in cui c'è una specie di contatto, con le mani delle figlie, mh, e poi, in alcuni momenti in cui sfiora, delle piante. Questo momento mi sta facendo vedere una pianta con un fiore viola. Avatar. Eh,
È come se l'avatar si fosse voluto sdoppiare in due avatar che le danno le spalle. È un po' un gioco crudele, come a ricordarle i genitori, che lei percepiva così, no? Che le davano le spalle, che non c'erano veramente per lei. Ed è come se questa sensazione l'ha accompagnata tutta la vita, che non c'è qualcuno lì pronto, disponibile per lei, che la possa sostenere, perché sono girati verso altro. Lo tiene? No, perché lo capisce che questa è una bugia, è un inganno. Lo butta? Sì, sembra tipo quasi su un ring di wrestling, perché vedo che lo alza, no? Butta via. Mhm. Mm. E al suo Butta posto cosa mette? La mela? via. Una mela che lei dice potrebbe anche essere un'albicocca, Perché? perché arriva l'estate. Io sto rinascendo e questi sono i frutti che ci aspettano. Ottimo. Con queste condizioni le entità eteriche, Fred Flintstones, il topo, il rapace, i Militari? militari, scusami, gli Snorkis, il ragno e i 3DL ci sono ancora? No? Prima o poi, chiacchiere, parafulmine, No. gli impianti, Tolti? Croce Rossina per sempre, No, non più. nuova vibrazione, 212. consapevolezza, 164. PS, 56. vite, 1798. cervello, 9.7. suscettibilità ipnotica, Quasi 60. 3-4D, 45 3D. Ok, messaggio di Dana alla figlia grande, se c'è il messaggio. Ehm, Mi piace come affronti la vita. Alla piccola, Allora, ha raccolto un fiore e glielo sta porgendo. al marito, Oh. Allora, è come se avesse mostrato, allora, praticamente ho visto Dana che teneva in mano le due bacchette da rabdomante. E quando tu hai chiesto al marito, è come se le bacchette si fossero separate, allontanate l'una dall'altra, Mhm. come se lei volesse Staccarsi. mostrare questo al marito. Sì, cioè, che in realtà stanno proprio prendendo direzioni diverse. Ecco, questo voleva farle vedere. A se stessa, Um, L'orto e il giardino della mia vita sono ricchi di frutti e la mia vita davvero sarà così, non solo nella fantasia, nell'immaginazione, ma nella realtà. messaggio di Dana alla Dana in 4D,
Siamo la stessa cosa? Se ci riconosciamo essere la stessa cosa, riusciamo a ridurre ulteriormente questa permanenza in 4D, in 3D, scusami. È come se quella della 3D parlasse a quella della 4D. Messaggio di Dana, la Dana in quinta D. Mi fa vedere anche con delle pietre in mano, quella della quinta dimensione. Pietre? Sì, pietre cristalli. Ah, ok. Sì, in una mano, perché adesso questa qui la vedo di un turchese chiaro, diciamo, questa pietra. Nell'altra queste erbe. E quella in quinta D dice: è tutto così semplice, è una magia. Messaggio finale di Dana a se stessa. Vedo che salta la staccionata per uscire fuori, tipo da una zona che si era circoscritta, e fuori è tutto verde brillante. Ci sono in lei le frustrazioni ancora. È come se lei vedesse la possibilità di trasformare tutto. Riuscisse a comprendere che c'è una Dana estremamente luminosa e consapevole e che può davvero far svanire tutto questo. E poi ovviamente il lavoro è un processo. Mm-hmm. Come la vedi tra un mese? Come se avesse degli occhi diversi, cambiati, più vitali, anche quasi più grandi. I suoi capelli come li vedi? Sì, dimmi. Più, sì, come se l'amore avesse iniziato proprio a respirare dentro di lei e anche all'interno dei suoi capelli, che sono più forti, più vigorosi, più lucenti. Immagine finale? Come se ritornasse a scuola, la sua scuola personale, come se in un certo senso compisse un ulteriore ciclo di apprendimento. Quindi la vedi al banco? Non ancora al banco, sta entrando nell'ingresso molto bello, diciamo così, antico della scuola, e lo fa con grande disinvoltura, sapendo che apprenderà ogni lezione. Quindi è all'ingresso della scuola. Sì. Va bene, io ho finito, Monica. Sei pronta a tornare? Sì.